Ciao, benvenuto o bentornato sul mio canale. Dopo aver letto i tantissimi commenti sotto al video in cui spiego i principali usi della particella C, ho deciso di realizzarne un altro in cui spiego gli usi della particella ne. Mi presento per chi non mi conoscesse. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono i miei contenuti e non vuoi perderti nemmeno una delle prossime lezioni, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche. È un piccolo gesto per te, ma davvero importante per il futuro di questo progetto. Inoltre, anche per questo video, ho preparato un PDF che approfondisce i contenuti della lezione e in cui potrai trovare alcuni esercizi per mettere in pratica il tema di oggi. In questo video ti spiegherò tutti gli usi fondamentali della particella ne e ti mostrerò anche perché è necessario saperla usare per esprimersi in italiano correttamente e con maggiore scorrevolezza e naturalezza. Come abbiamo visto per la particella C, anche ne è usato davvero in ogni tipo di comunicazione dagli italiani. Questo video è la seconda parte di questo breve ciclo di lezioni sulle particelle. Quindi se non hai ancora visto il primo video, ti consiglio di recuperarlo anche alla fine di questo video per avere una panoramica più completa sull'uso delle particelle pronominali in italiano. Diciamo che questi due video sono complementari. Partiamo con l'argomento di oggi. Ne è una particella pronominale e quindi, esattamente come tutti gli altri pronomi, la sua funzione è quella di sostituire parole o intere parti di una frase. In questo modo ci aiuta a evitare di fare ripetizioni inutili. Possiamo parlare in modo più naturale e meno ripetitivo grazie all'uso di questa particella. Per quanto concerne la posizione di ne all'interno della frase, segue le stesse identiche regole di tutti gli altri pronomi. Quindi, di solito usiamo ne prima del verbo, tranne quando questo è coniugato al gerundio o all'imperativo o quando è all'infinito, nella sua forma base. Non preoccuparti perché vedremo tanti esempi nella lezione di oggi, quindi capiremo bene come usare questa particella pronominale e dove inserirla all'interno di una frase. Prima di tutto, ne può avere una funzione partitiva. Ora ti spiego come funziona e poi vediamo gli esempi. Quando ne ha una funzione partitiva, significa che indica una parte di una quantità più grande, oppure nessuna quantità. Sostituisce di qualcosa. Quando la particella ne ha questa funzione partitiva, è sempre seguita da un numero o da un altro tipo di espressione che indichi una quantità. Vediamo questo primo dialogo come esempio. Quanti biscotti vuoi? Ne voglio 5. Quanti biscotti vuoi? Ne voglio 5. L'oggetto, i biscotti, è già stato menzionato dalla persona che fa la domanda. Quindi questo oggetto può essere sostituito con un pronome. Il pronome ne. Ne significa di biscotti, di biscotti. Ovviamente la persona che risponde può dire semplicemente 5, ma non può dire voglio 5, perché mancherebbe l'oggetto.
La risposta corretta e completa sarebbe ne voglio 5, ne voglio 5. Vediamo un altro esempio uguale. Quanti fratelli hai? Ne ho uno. Quanti fratelli hai? Ne ho uno. Anche in questo caso l'oggetto è già stato menzionato nella domanda, è già stato specificato, quindi non ha senso ripeterlo. Possiamo sostituirlo con un pronome, con ne, il ne partitivo. Ne significa di fratelli. Ovviamente la persona che risponde può anche dire semplicemente uno. Sarebbe una risposta corretta, ma non potrebbe dire ho uno, ho uno. No, non va bene, perché dobbiamo specificare l'oggetto con un pronome. Ne ho uno, ne ho uno. Nei due esempi che abbiamo visto, la particella ne era sempre seguita da un numero. Quanti biscotti vuoi? Ne voglio 5. Quanti fratelli hai? Ne ho uno. Ma possiamo usare anche altre espressioni che indichino una quantità, come in questo dialogo. Vorrei del pecorino, per favore. Certo, quanto ne vuole? Certo, quanto ne vuole? Ne sostituisce di pecorino, perché il pecorino, l'oggetto, è già stato menzionato dal cliente. Sicuramente la commessa del negozio potrebbe rispondere anche quanto, oppure quanto pecorino vuole, ripetendo l'oggetto nuovamente. Però non può dire quanto vuole, perché dobbiamo sempre specificare di cosa stiamo parlando, o ripetendo l'oggetto, oppure usando un pronome. Quanto ne vuole? E la risposta può essere mezzo chilo, grazie, oppure ne vorrei mezzo chilo, grazie. Vediamo un altro esempio con il ne partitivo. Quanto zucchero vuoi nel caffè? Non ne voglio, grazie, lo bevo amaro. Non ne voglio, grazie, lo bevo amaro. Ti ricordi quello che abbiamo detto all'inizio? Possiamo usare il ne partitivo anche per indicare nessuna quantità, una quantità zero. Dato che l'oggetto, lo zucchero, è già stato menzionato dalla persona che fa la domanda, nella risposta possiamo semplicemente dire non ne voglio. Quel ne sostituisce di zucchero. Passiamo al prossimo esempio. Ora ti lascio qualche secondo per provare a rendere questa frase più naturale. Questa pizza è deliziosa. Assaggia un po' di pizza. Questa pizza è deliziosa. Assaggia un po' di pizza. Come possiamo rendere questa frase più scorrevole, meno ripetitiva? Beh, sappiamo già che stiamo parlando di pizza. La pizza è già stata menzionata nella prima frase, quindi non ha senso ripetere questo oggetto. Possiamo sostituire di pizza con la particella pronominale ne. Questa pizza è deliziosa, assaggiane un po', assaggiane un po'. Questa volta ho messo la particella pronominale ne alla fine del verbo, formando un'unica parola, perché secondo le regole che riguardano la posizione dei pronomi, quando coniughiamo un verbo all'imperativo, i pronomi devono andare alla fine. Assaggiane un po'. E ora vediamo un errore molto comune di alcuni studenti. Riprendiamo il nostro primo esempio dei biscotti. La domanda è: quanti biscotti vuoi? Quanti biscotti vuoi? All'inizio del video avevamo detto ne voglio 5.
Immaginiamo questa risposta differente. Ne voglio tutti, ne voglio tutti. Qual è l'errore? In questa risposta noi non stiamo indicando una parte, vogliamo tutta la quantità di biscotti disponibile. In questo caso non usiamo il ne partitivo perché non ci riferiamo a una parte. Dovremmo rispondere li voglio tutti, perché la parola tutti non indica una parte, quindi non possiamo usare ne. Prima di andare avanti e spiegarti altri usi di questa particella pronominale, voglio che tu faccia attenzione a questa regola. Se si usa ne con un tempo composto, bisogna concordare il participio passato per genere e numero con il sostantivo sostituito da ne. Hai comprato i biglietti? Sì, ne ho comprati 3, per me, per te e per tuo fratello. Ne ho comprati 3, perché l'oggetto sono i biglietti, che è un sostantivo maschile e plurale. Dato che sto usando un tempo composto, come il passato prossimo, il participio passato del passato prossimo deve essere concordato in base all'oggetto. Vediamo un altro esempio con un oggetto femminile. Ho provato 3 camicie, ma ne ho comprata solo una. Ho provato 3 camicie, ma ne ho comprata solo una. E ora vediamo un'altra funzione di questa particella pronominale. Possiamo usare ne per sostituire qualunque complemento introdotto dalla preposizione di. Hai letto il libro che ti avevo prestato? Che ne pensi? Che ne pensi? Cioè, cosa pensi del libro? Hai visto il film La dolce vita? No, ma ne ho sentito parlare. Ne ho sentito parlare. Ho sentito parlare del film. In questo caso ne sostituisce del film. Sentir parlare di qualcosa. Stasera mi piacerebbe andare a teatro. Tu ne hai voglia. Tu ne hai voglia. Ovvero, tu hai voglia di andare a teatro. Ne sostituisce di andare a teatro. Avere voglia di fare qualcosa. E ora ti mostro una frase un po' ridondante, un po' ripetitiva. Prova a renderla più naturale. Marco non porta gli occhiali perché non ha bisogno degli occhiali. Ti lascio qualche secondo. L'oggetto, gli occhiali, è già stato menzionato. Quindi possiamo sostituire degli occhiali con la particella pronominale ne. Marco non porta gli occhiali perché non ne ha bisogno. L'espressione è avere bisogno di qualcosa. Qual è la principale difficoltà che può avere uno studente come te nell'uso di queste particelle pronominali? Io penso che la difficoltà più grande sia sapere quale preposizione sostituire, qual è la preposizione che vuole un determinato verbo. Ma puoi stare tranquillo, usare correttamente queste particelle pronominali non si impara da un giorno all'altro, bensì attraverso l'ascolto frequente e la pratica costante. Dato che la preposizione di è una delle più comuni che puoi trovare in italiano, ti ho preparato una breve lista che puoi annotare sul tuo quaderno di verbi ed espressioni che vogliono la preposizione di. E per finire, la particella ne sostituisce qualunque complemento introdotto dalla preposizione da. Ho visto il film e ne sono rimasto impressionato.
ne sono rimasto impressionato. Sono rimasto impressionato dal film, dal film. So che è una situazione difficile, ma sono sicura che riuscirai a uscirne, a uscirne. Qui ho messo ne alla fine del verbo perché il verbo è all'infinito, nella sua forma base. Diciamo uscire da una situazione. Quindi ne ci permette di non ripetere dalla situazione difficile. In questo modo possiamo rendere la nostra frase molto più naturale. E siamo arrivati alla fine di questo video e anche alla fine di questo ciclo di lezioni sulle particelle pronominali ci e ne. Se non hai visto il video sulla particella ci, ti invito a recuperarlo per avere una panoramica più completa sull'uso di queste particelle. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere un mi piace per far capire all'algoritmo di YouTube che le mie lezioni sono utili, in modo che possa mostrarle ad altri studenti come te che stanno facendo progressi con il proprio italiano. Ricordati che puoi scaricare il PDF che approfondisce il contenuto della lezione di oggi e iscriviti al canale per non perdere nemmeno una delle prossime lezioni. Io ti ringrazio per aver visto questo video fino alla fine e ti mando un forte abbraccio. Alla prossima!